Ciao a tutti, oggi vi farò uno dei miei secondi piatti preferiti. Faremo una carne alla pizzaiola. Come vedete qui ci sono già un sacco di ingredienti pronti per essere cucinati, quindi il tempo di mettersi la pinza e iniziamo a preparare tutto. Iniziamo con l'elenco degli ingredienti. Abbiamo dei pomodori pelati che ho schiacciato, sale, pepe, olio, un po' di farina per infarinare la carne, vino rosso, capperi che ho messo a dissalare in acqua fredda, due tipi di olive nere e olive taggiasche sott'olio, filetti di acciuga, due spicchi d'aglio, un piccolo peperoncino e la carne sono delle fettine, delle bracioline che si chiamano proprio per pizzaiola, quindi che le prendiate al supermercato o dal macellaio, comunque chiedete sempre la carne per pizzaiola. È un taglio fatto apposta che tiene bene la cottura, rimane morbido, vedete ha tutte le fibre insomma della carne. Vabbè, la farina abbiamo detto per infarinare dopo. Iniziamo subito pulendo la carne. Ci sono questi filamenti bianchi qui, questi vanno tolti, così come se ci fossero dei piccoli callettini. Ok, semplicemente io li rimuovo in questa maniera. Ok, continuo a levare i vari pezzettini. Questa è grande, quindi la divido in due e procedo con tutte le altre. Allora, la carne l'ho tagliata, pulita e privata di tutti i callettini e quelle parti bianche che ci sono. Mi sono dimenticato prima, in fase di presentazione, di un ingrediente fondamentale: le mozzarelle. Ovviamente, se no non potrebbe essere una pizzaiola. Queste sono mozzarelle fior di latte, perché per me sono un pochino più buone, hanno solo il problema che perdono acqua, quindi io le metto a scolare, diciamo così, sotto un po' di Scottex, in maniera tale che assorba un po' il siero che perdono prima di tagliarle e dopo quando le taglieremo. Due passaggi così che perdano un po' il liquido e non lo rilascino dopo durante la cottura. Allora, queste per ora le mettiamo un attimo da parte. Iniziamo a fare il trito aromatico. Praticamente come funziona? Dobbiamo mettere tutti questi ingredienti, tritarli insieme perché poi andranno ad arricchire la carne. Quindi cominciamo con l'aglio, che io come sempre pulisco e privo dell'anima. Ok, allora l'aglio l'ho tritato, l'ho pulito e adesso lo trito. Ovviamente se non piace tritato potete metterlo intero e poi levarlo o non metterlo proprio. Secondo me ci vanno tutti questi ingredienti perché appunto devono arricchire la salsina della carne. Poi il peperoncino, stesso discorso, anche qui vi piace più piccante mettetecene di più, non vi piace piccante non ce lo mettete proprio. Poi prendo i filettini d'acciuga sott'olio, ovviamente anche questi, tanto questi poi dopo si disfanno quando sentono un po' il calore. Ok, olive taggiasche denocciolate, queste le lascio un po' grossolane perché sono buone, sono morbide, sono saporite, quindi le lascio un pochino più intere dentro. Olive nere, queste sono quelle condite, si trovano in commercio, sono molto saporite, quindi mi piacciono parecchio, le chiamano alla greca la palla, che vanno denocciolate. Ok, allora tutte denocciolate le stritazzo, queste abbastanza bene. Passiamo ai capperi. Come dicevo prima, capperi sotto sale che ho sciacquato sotto l'acqua corrente fredda, messo un attimo in ammollo, cambiata l'acqua e rimessi in ammollo in acqua pulita. Dovrebbero avere perso tutto il loro sale. Strizzateli sempre i capperi, se no rilasciano tutta l'acqua e a volte è carichissima di sale e sciupa tutto. Anche questi gli diamo lo stesso trattamento delle olive. Ok, allora amalgamiamo un attimo il tutto, così che intanto i vari sapori inizino a mischiarsi. Perfetto, e lo mettiamo da parte.
Allora adesso non ci resta che occuparsi delle mozzarelle. Le tagliamo a fettine che poi andranno distribuite sopra la carne. Allora, le disponiamo sulla carta, io ce la metto anche sopra, così che assorbano bene tutta l'acqua. Perfetto. Ultimo passaggio, diciamo, preparatorio, sarà quello di infarinare la carne. Ok, allora pulito un attimo il piatto, ci metto appena un po' di farina sul fondo e infariniamo così. Si ricopre bene di farina, si tira su e si scuote un attimo. Quello che rimane attaccato è quello che serve. E procediamo così con tutte le altre. Ed ecco fatto l'ultima fettina o briciolina, come si dice qui da noi, impanata. Sposto tutto sulla cucina e iniziamo a cuocere. Mentre aspettate che mi sposti di là, anche se vi sembrerà proprio una frazione di secondo, vi ricordo di iscrivervi al canale, di mettere like, di iscrivervi ai commenti e di farmi anche pubblicità. Va bene, quindi mi giro e ci vediamo di là. Ok, allora siamo ai fornelli. Padella bella ampia. Se non avete una padella bella ampia, lo dividete, ne usatene due, perché la carne deve toccare tutta la superficie della padella. Accendiamo il fuoco e ci mettiamo un po' d'olio, così, non importa tantissimo, tanto il sugo poi è tanto. Ok, allora facciamo scaldare bene l'olio. Qui ho le mie fettine già infarinate, basta attendere solo che l'olio si scaldi un attimo. Allora, l'olio sembra si sia scaldato, ci metto le fettine di carne. Fiamma alta all'inizio, come sempre, cerchiamo di comporre una sorta di Tetris di manzo. Calcolate che si riduce poi abbastanza quando sente per bene il calore, quindi iniziamo a saturare un po' gli spazi, dopodiché continuiamo ad aggiungere via via che si ritira un po'. Se non basta la padella ne prendiamo un'altra che ho già preparato. Ok, direi che il nostro incastro sia perfettamente riuscito, sembra una vetrata artistica in qualche modo, passatemi il termine. Ok, facciamo scaldare benissimo la carne. Ok, allora la carne da un lato ha preso bene calore, muovetela un po' così che si ridistribuisca e la giriamo pezzettino pezzettino. E lasciamo cuocere un altro paio di minuti. Allora, la carne ha rosolato anche sull'altro lato. A questo punto ci mettiamo un po' di sale. Ricordatevi che abbiamo usato tutte cose abbastanza salate, le acciughe, i capperi eccetera, quindi stiamo leggermente un pochino più indietro di sale, semmai poi dopo si assaggia, ma un po' sulla carne ci va messo. E il pepe. Quando sarà molto ben calda andiamo con il vino rosso, non sopra la carne, va messo dove non c'è la carne, ok? Così da abbassare un po' la temperatura e che sfumi subito, rilasciando tutti i suoi aromi in questo modo. Come di consueto, finito l'odore dell'alcol, andiamo con gli altri ingredienti. Ho portato tutto l'odore dell'alcol, le ho rigirate un'altra volta, metto appena un pizzichino di sale anche su quest'altro lato. A questo punto andiamo con i pomodori. Sale, distribuiamo le fettine sotto al pomodoro. Perfetto, allora abbasso un attimo e lascio cuocere il pomodoro 2 minuti. Allora, la salsa ha cotto un paio di minuti come abbiamo detto. Adesso aggiungiamo tutto il nostro bellissimo trito, profumatissimo e saporitissimo. Cerco di distribuirlo un po' ovunque. Perfetto, come abbiamo fatto prima con il pomodoro, lo distribuiamo un po'. Sento già salire il profumo di tutto quello che abbiamo messo. Allora, rigiro la carne. Bene, quando è tutto ben distribuito, sposto sul fuoco più basso
in questo modo, copro con un testo, abbasso al minimo e si lascia cuocere 10 minuti, un quarto d'ora, poi si assaggia per sentire di sale e poi dopo ci mettiamo la mozzarella, quindi ci vediamo tra circa un quarto d'ora. Allora, sono passati un quarto d'ora, 20 minuti circa, la carne ha sobbollito piano piano, adesso ci mettiamo le mozzarelle. Il gioco è tutto cercare di vedere la carne e mettercela sopra, ma insomma se va nel sughino è buona lo stesso. Ok, allora una volta distribuita tutta la mozzarella si spenge, si ricopre 5 minuti a fuoco spento in maniera tale che la carne si rallenti un attimo, si ridepositi, riprenda un po' i succhi che stava perdendo, la mozzarella si scioglie e verrà tutto una cosa armoniosa e buonissima. Quindi ci vediamo fra 5 minuti. Eccoci, allora sono passati circa 5 minuti, la mozzarella si è sciolta tutta, riprendiamoci un bel piattino e assaggiamo questa meraviglia. Ci recupero anche questo, ecco qua, mozzarella filante, eccoci, carne alla pizzaiola, adesso l'assaggiamo. Dunque, sacrifichiamoci in questo assaggio, la carne è morbidissima, quasi non serve neanche il coltello. Allora, andiamo, un fumino. Buona. Ecco. La fine del mondo. Qui ci si mangia un po' di pane, è buona, piace anche ai bambini, fa bene, è semplice e anche abbastanza veloce. Vi invito a farla, anche se immagino che tutti la conoscevate e che tutti avrete il vostro modo di prepararla. Questo è il mio. Quindi buon appetito e alla prossima!